Parcheggiato anche questa sera a Cangas de Onís, a 7 km dal santuario che abbiamo appena visitato. Siamo in un parcheggio pubblico, area sosta camper riservata ai camper, gratuita con carico e scarico. Buongiorno a tutti. Questa mattina ci siamo svegliati così. Tempo nebbioso, come potete vedere. Siamo a Cangas de Onís. Siamo discesi dal Picco d'Europa e ci siamo fermati qui per la notte. Il posto è carino, il paese è carino, però questa mattina davano sole e invece ci siamo svegliati con la nebbia. Betty sta lavorando in camper, sta editando i video, questi video che vedrete anche voi, e io sto facendo alcune commissioni. Eccolo qua il ponte romano, lo vediamo, anche se in realtà è un ponte medioevale, non è un ponte romano. È un ponte a sella d'asina. L'importanza di questo ponte che era il passaggio del fiume Sella. Qui si poteva passare e qui per un certo periodo di tempo Cangas de Onís è stata anche la capitale delle Asturie. Ma questo non toglie la sua bellezza, perché comunque è un ponte di una bellezza veramente impressionante, un po' come il ponte del diavolo in Lunigiana che abbiamo fatto un po' di anni fa io e Betty, molto bello. Non l'abbiamo ripreso perché allora non facevamo video a schiena d'asino, perché le due campate si sorreggevano l'una con l'altra. A questo punto torno da Betty, faremo i servizi, dopodiché partiamo. Finito, pulito, e adesso possiamo andare. E buongiorno anche da parte mia, comunque non sono sparita, ho lasciato andare Mauretto solo a fare un po' di spesa, o meglio l'ho lasciato andare a fare 2 foto al ponte medievale di Cangas de Onís, dove ci siamo fermati questa notte. E nel frattempo, nel tornare, cosa vuoi che abbia fatto? Spesa. Lui deve comprare cibo locale. Proseguiamo lungo la Storia, stiamo tornando al mare, l'abbiamo qua vicinissimo, a pochi centinaia di metri. Ciao Asturia! Siamo in Cantabria. Siamo a San Vincente della Barquera, questo lungo fiordo dove hanno ovviamente costruito un porto per dare la protezione alle barche dall'oceano. Si vede là un po' contro il sole. E qui la Cantabria prosegue con questi immensi spiaggioni che ci sono oltre la diga. Guardate là in fondo che meraviglia! Sono nel quadro dei pescatori perché ci sono conchiglie e reti. Siamo in un tipico paesino medievale cantabrico che si chiama Santillana del Mar. È anche conosciuta come la città delle 3 bugie. Vi chiedete perché? Il paese non è santo, non c'è nulla di santo, non è in pianura. Iana vuol dire che è in piano, non è in pianura, e non è sul mare, perché siamo in campagna, il mare è a qualche chilometro da qua.
e in realtà poi il nome deriva da Santa Giuliana o Santa Iana. Andiamola a vedere. Ora lo scopriamo assieme. È anche definito paese dalle case gialle, pare sia uno dei più belli addirittura di Spagna. Eccolo qui, questo qui lo potete vedere in questa mappita, effettivamente è molto carino. Noi in Liguria ne abbiamo un fottio così, Toscana. Il villaggetto è tutto su e giù e ha tutte queste casette molto carine. Questa è la Piazza Mayor che porta alle strade che circondano e entrano nel villaggio. Non è male, carino, molto carino, molto ben tenuto. È che è tutto chiuso. Siamo in un giorno infrasettimanale e sono aperti 2 ristoranti e basta. Siamo in arrivo a Santander. La città sul fiordo che ora osserviamo dall'alto della piccola funicolare ascensore che andiamo a prendere per scendere nel centro storico, visto che la città si trova disposta su varie colline, quindi un continuo saliscendi. Abbiamo parcheggiato il camper un po' più, diciamo, lato esterno della città. Siamo saliti su una collina a piedi e ora arriviamo in cima a questa collina dove c'è questa funicolare. Essendo tutto un saliscendi questa cittadina ci ha messo pure le scale mobili in salita, solamente in salita però. Questo è un museo d'arte, Museo Botín, che è un edificio futuristico messo qui proprio sul mare, la passeggiata scorre sotto. Eccoci, siamo a Santander, la capitale della Cantabria, che è una città portuale su questo fiordo golfo Ria, come richiamano qua, molto ampio. Quindi c'è mare molto tranquillo, a parte le maree. Vorrei far notare 2 cose. Di qua mediamente il clima, la meteorologia è più o meno come la nostra Genova. Sono tutti per strada. Abbiamo già notato più volte che i bambini appena escono dalle scuole sono sempre a giocare per strada, fuori, nei giardini. I genitori si bevono gli aperitivi lì vicino e i bambini giocano fuori. Qua siamo nel lungomare, non c'è una protezione che è una. Uno può cadere in mare tranquillamente. Da noi in Italia con una cosa del genere ci sarebbero schiere di avvocati che farebbero causa ai comuni, alle autorità marittime, a chiunque per salvaguardare la sicurezza della popolazione. Ormai da noi il garantismo totale ha portato alle limitazioni delle libertà. Siamo arrivati a questi punti. Molto carina che la famosa banca Santander ha creato un work café, cioè un luogo di incontro dove si può discutere, lavorare in rilassatezza
degustando un caffè o altre cose. Carino. E buongiorno a tutti. Questo è il parcheggio della notte appena passata. Eravamo qui in mezzo a tutti questi campi. Tempo grigio anche stamattina. Ripartiamo, lasciamo Santander e ci spostiamo sempre più a est. Pian piano ci stiamo avvicinando all'Italia, sempre più. Allora vorrei far presente un'altra piccola cosa. Bombone di gas propano come quelli da noi, da 11 kg, i nostri sono da 10, per cui addirittura più grosso del nostro sono quelli lì. Allora qua in Spagna prezzo fisso, li trovi in tutti i distribuitori della Repsol, 13,98 €. Da noi in Italia neanche este 40. Fate voi le considerazioni del caso. Oggi giornata di trasferimento. Mi sa che ci faremo parecchi chilometri oggi. Tra oggi e domani sicuramente. Perché anticipiamo un pochino, ma abbiamo un appuntamento domani sera con degli amici. Non anticipiamo nulla, ma chi ci segue da tanto tempo già li avrà visti nei precedenti filmati. Ciao Cantabria! Entriamo nei Paesi Baschi. Cantabria ci siamo frequentati poco, anche perché sei piccolina, poi noi abbiamo un po' di fretta in questo momento, dobbiamo viaggiare un po' più veloci e comunque sei stata accogliente per quel poco che abbiamo avuto modo di conoscerti. Grazie! Adesso siamo in País Vasco, come dicono loro. Euskadi. Siamo già in prossimità di Bilbao, dove non ci fermeremo. Ci dispiace un po', perché sicuramente è una bella città, ma purtroppo dobbiamo proseguire. Cosa vogliamo andare a vedere, Mauro? Ve lo faremo vedere tra poco. Siamo a Gazze-Lugazze. Gazze-Lugazze è un bellissimo faro con una casetta proprio su uno sperone di roccia in mezzo al mare. Praticamente c'è un ponticello per arrivarci, un sentiero abbastanza scosceso ed è uno dei posti più spettacolari di tutta la costa del nord della Spagna, anzi della costa basca. E l'hotel e ristorante di qui si chiama Gazelu Begi, non so, però c'è sempre il gazzello. Voci dicono che la sfiga ci persegue. Mi sembra come quando siamo andati a vedere le tre caravelle. Appunto. Sembra che ci sia stata una frana e ci stiano lavorando e quindi hanno chiuso il sentiero. Pazienza. Giornata uggiosa. Arriviamo fino qua, non è che ci capitiamo tutti i giorni qua a Gazze-Lugazze, quindi insomma, non è proprio sulla strada. Comunque ve la facciamo vedere almeno in carta e comunque andiamo avanti. Praticamente si tratta di questa penisoletta. Noi in questo momento siamo qui, andiamo al Mirador e poi cerchiamo di proseguire. C'è un ponticello che porta a questa poi piccola isoletta con un monastero di San Juan. Abbiamo un quarto d'ora di cammino da fare e già Mauro si lamenta perché il sentiero è troppo ripido. Non è che mi lamento, per salire qua al ritorno mi ci vuole la piccozza. Ancora questa piccozza. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, visto che sembra tutto chiuso. Quindi purtroppo l'accesso
all'isoletta è chiuso, dove è presente un monastero sulla cima di San Juan, quindi dedicato a San Giovanni, è del X secolo. Questa piccola penisoletta è collegata alla terraferma da un ponte del XIV secolo. C'è una processione che viene fatta il 24 di giugno, proprio dedicata al monastero. Il posto è affascinante, soprattutto anche in questo momento di tempo bigio. Pace, ve lo facciamo vedere da qua. Questo è il punto di controllo d'accesso del sentiero, perché durante il periodo di alta stagione, estate, primavera, è necessario prenotare. Allora, l'accesso. l'ingresso è gratuito. Comunque abbiamo appena letto che questo sito è in manutenzione da fine ottobre scorso. Tutte queste informazioni le stiamo dando a chi, vedendo i nostri video, ha piacere poi magari di venire in questi posti e poterli visitare anche loro. Noi in aprile, maggio e tutta l'estate non possiamo, perché come ben sapete vi aspettiamo in barca con noi quest'estate. Esatto. Sardegna e Isole Olie. E magari anche le Egadi, se ci scappano, dai. Vediamo. Quindi siamo arrivati al faro di Cabo Mazzizzaco, non so bene come si dica, il basco è una lingua abbastanza complicata. Comunque, faro niente di eccezionale, questo è il vecchio faro e dietro di noi, o meglio davanti a noi, abbiamo il nuovo faro che è molto più carino, là sopra. Una piccola sosta solo per mangiare qualcosina e poi ripartiamo. Siamo al faro del Machichaco. Comincia a far freschino, c'è arietta fredda. Ma più che altro c'è vento. E clamorosamente su Capo Mazichlán abbiamo, guardate un po' chi abbiamo conosciuto. Potete presentarvi, ragazzi? Sofia! Sofia? Marco E? Mila. Mila? A parte che sono tra i pochi italiani che abbiamo visto in giro in tutti questi mesi, ma guardate qua, bellissimo, un desena. Yeah! Allora, un saluto. Un salutone a Sofia, tutti. Marco. Anche qui abbiamo fatto spesa, birre Falle vedere, falle artigianali. vedere. Buongiorno a tutti, anche questa mattina ci siamo svegliati col rumore della strada. Abbiamo dormito un po' fuori San Sebastian, onde evitare di stare nella zona centrale, in un'area sosta gratuita, una zona industriale, diciamo non un posto da consigliare, ma per una sosta rapida va Per una benissimo. sosta tecnica notturna, va benissimo, tranquillo, tanti camper, quindi sicuro, sicurissimo, quindi sotto questo punto di vista nessun problema. Quindi ora si riparte perché dobbiamo attraversare la frontiera. Mi sa proprio che stiamo lasciando la Spagna. Stiamo rientrando in Francia dopo 3 mesi nella costa sud della Francia e ci stiamo rientrando adesso. Lasciamo la Spagna ancora, in Spagna ci torneremo sicuramente, non sappiamo se ci torneremo tra qualche giorno, ritornando verso l'Italia sulla parte ovest dei Pirenei, oppure se ci torneremo comunque il prossimo autunno, perché i nostri programmi sono ancora spagnoli dopo l'estate in mare. Quindi Spagna è un paese che ci ha accolto molto bene, è un gradevolissimo paese dove vivere e quindi è un paese che terremo sempre presente con noi.
siamo in Spagna, un paese che passa anche il pescatore adesso. Però non ha chiesto nulla, ci è passato sopra. Gasce. Gas e Lugasce. È qualcosa di simile.